Bentrovati nel pomeriggio di Finanza Now. Ora andiamo a vedere quello che è il riepilogo della giornata, vediamo quali sono stati gli eventi più importanti. Innanzitutto il dato americano che riguarda le richieste di sussidi, che è sotto il consensus, sotto il dato atteso e anche sotto rispetto al precedente dato. Questo sicuramente è positivo dal punto di vista del mercato del lavoro, dal punto di vista dello sviluppo economico americano, ma bisognerà vedere come il mercato assorbirà questo dato per l'appunto. Andiamo a vedere intanto in America quali sono i livelli. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,43%, nel mentre ora 15.187, invece Dow Jones dopo il picco registrato ieri è quello che risente maggiormente di questa giornata. Infatti siamo al meno 0,30% per quanto riguarda il Dow. S&P va a perdere lo 0,01, guadagna lo 0,01% con livello 4.536 e perciò i due indici S&P e Nasdaq hanno una buona giornata, mentre il Dow Jones probabilmente scarica il picco registrato proprio nella giornata di ieri, un nuovo record per questo indice americano. Per quanto riguarda invece la situazione europea, vediamo ancora la maggioranza dei listini europei sottotono. Quello che invece ha forte vigore, continua ad avere un'ottima performance, è il FTSE MIB. Infatti ora è in recupero dello 0,01%, 0,02% con livello 26.585. Il FTSE MIB sembra proiettato verso verso nuovi massimi per questo periodo, quindi assolutamente da tenere monitorato il nostro indice italiano. Andrei a commentare la giornata poi in compagnia del nostro ospite Francesco Ferrara, appena avremo modo. Eccolo qua, ben trovato Francesco, benvenuto a Finanza Now. Buon pomeriggio a tutti voi. Ecco Francesco, stavo commentando un'America che sta scaricando il nuovo record di Dow Jones di ieri. Oggi è leggermente sottotono, ma probabilmente si tratta anche di un andamento fisiologico, e da commentare anche il dato sui sussidi iniziali di disoccupazione. Ma sì, io credo che il mercato ha trovato anche dei livelli sui quali andare poi un po' a tirare, ecco, a respirare, quindi si tratta con molta probabilità di semplici prese di beneficio. Un mercato che ha corso tanto, sono 5-6 sedute che chiude in positivo, quindi 6-5 sedute di rialzo ed è anche fisiologico, fa anche bene ad un certo punto tirare un po' il respiro, perché altrimenti trovare nuovi investitori o nuovi trader che entrano a rialzo, ecco, diventa difficile, quindi il mercato storna un po', poi su livelli migliori, ovvero quelli un po' più giù, un po' più al basso, sono utili per poter far ripartire il mercato. Ripartenza che credo che si avrà già da lunedì, martedì. Per quanto riguarda il dato, ecco, i dati sono stati positivi, sia le vendite delle abitazioni che i sussidi di disoccupazione si sono ridotti oltre il dato precedente e non solo oltre il dato previsto, e questo ci dà appunto un enorme segnale, un'enorme prospettiva, soprattutto per quanto riguarda poi il mercato del lavoro, che sicuramente ci regalerà ulteriori dati positivi. Da qui poi l'interpretazione va, ecco, sulle decisioni della Fed, che per il momento i mercati sembrano non ascoltare. Sì, o forse Francesco, questa è un'altra opinione che dilaga tra gli esperti, è già stata scontata la decisione della Fed, o meglio, ormai siamo così tanto in prossimità della data del 3 novembre indicata come possibile sede di annuncio di inizio tapering, e ecco, il mercato secondo alcuni avrebbe già assorbito questa notizia, questo cambiamento di rotta.
ma dal punto di vista pratico però forse cambieranno davvero tante cose e probabilmente quindi dopo questo fatidico 3 novembre ci saranno degli assestamenti importanti. Ma il mercato non ha scontato nulla, al massimo ha scontato già un'operazione chirurgica di Powell, perché scontare un avvio del tapering, vedere le borse a questi livelli, vedere gli indici a questi livelli, non ha scontato un bel niente. Ok, il dollaro sì, invece possiamo dire il dollaro ha già scontato il movimento, l'eventuale avvio del tapering, andando poi verso l'aumento dei tassi, ma evidentemente i mercati azionari questo avvio del tapering o l'avvicinarsi dell'aumento dei tassi non preoccupa più di tanto, perché poi andare ad aumentare, scusami, i tassi di poco, ecco, lascia i mercati comunque su dei livelli ben al di sopra delle aspettative. E effettivamente, Francesco, bisognerà vedere quale sarà, insomma, l'andamento di questi indici. Non è di certo da sottovalutare la situazione in prossimità del 3 di novembre. Da non sottovalutare anche la questione Evergrande. Ne abbiamo parlato già questa settimana e non si smette di parlarne, anzi sembra che si aggiunga di volta in volta un tassello di preoccupazione per quanto riguarda la crisi immobiliare cinese. Oggi quindi di nuovo sul piatto delle portate principali la questione immobiliare. Però il mercato sicuramente accoglie facendo registrare qualche nota negativa ai listini europei dopo i listini asiatici. Pensi che sia solo l'inizio di questa situazione o pensi che presto vedremo risolta la questione immobiliare? Ma in questo momento è difficile dirlo, anche perché oggi con la ripresa delle quotazioni, poi c'è stata la chiusura, se non erro, al meno 12,50%, e questo sicuramente non è un segnale, obbligatoriamente un segnale di preoccupazione di default. Era ovvio che si andassero a scaricare, visto che erano state sospese le quotazioni, era ovvio che gli investitori presi dal panico vanno a scaricare un po' tutti gli asset, tutte le posizioni che hanno in portafoglio. Bisognerà vedere, adesso ci sono ulteriori scadenze, con molta probabilità non saranno rispettate, e da lì poi il bivio tra intervento dello Stato o la possibilità che ci sia l'acquisizione dell'Evergrande da parte di qualche altro gruppo bancario. Quindi è una situazione che per il momento si riflette sui mercati in termini di rumors, ma non c'è alcuna certezza e il mercato non può scontare anticipatamente ciò che è incerto. Quindi resterei sicuramente alle operazioni notturne e forse anche un po' dall'Europa, che risente nell'avvio dalla chiusura delle borse asiatiche. Quindi abbiamo le trimestrali americane, ci concentriamo su questi indici e quindi perché rischiare altrove? Chiaro, chiarissimo Francesco. Ecco, invece andiamo a commentare la questione che invece riguarda le trimestrali americane che stanno dando ottimi risultati, però le sorprese amare sono dietro l'angolo. Per esempio Netflix ha dato degli ottimi dati, dei dati soddisfacenti, però ha risentito il titolo, quindi la situazione, la stagione delle trimestrali va gestita con estrema attenzione. L'euforia dei dati positivi non deve lasciar correre su determinati posizionamenti, Francesco. Ma appunto dipende anche un po' dai titoli, nel senso che quelli che stanno beneficiando di più sono quelli tecnologici, e Netflix, chi l'ha tenuto in portafoglio, l'ha tenuto finora, beneficiando anche e soprattutto dagli incrementi che ci sono stati grazie alla pandemia. Andare a liquidare adesso è proprio una questione mi sembra appunto pensare che terminata la pandemia, adesso ritornando alla vita pseudo normale, i titoli tech, soprattutto come quelli come Netflix, iniziano a risentire già dell'uscita della pandemia, quindi un
parlerei più di un rallentamento, quindi chi ha scaricato le posizioni ha sicuramente pensato che aveva raggiunto dei livelli che fisiologicamente non dovevano tenere più. Chiaro, chiarissimo Francesco. Per quanto riguarda invece ciò che ci attende da qui ai prossimi giorni, ci sono, oltre ovviamente alle trimestrali, dei momenti focali sulla quale concentrarsi e insomma andare a concentrare eventualmente appunto le nostre operatività. Ma domani mattina vediamo anche un po' tutto ciò che riguarda la Gran Bretagna, che la stiamo mettendo da parte ecco perché ci sono tanti eventi macro. Non dimentichiamoci che comunque l'inflazione, il dato che abbiamo avuto ieri in Europa, è un dato che può riflettersi ancora in Gran Bretagna. È vero che c'è stata la Brexit, ma siamo rimasti comunque su una linea, sulle filiere soprattutto produttive, ancora collegati. Ci stiamo distaccando pian piano, quindi teniamo d'occhio ancora anche la Gran Bretagna. Per quanto riguarda ulteriori dati, questa settimana io mi concentrerei appunto sulla Gran Bretagna, e poi abbiamo Powell domani che potrebbe iniziare a menzionare qualcosa in virtù dell'avvio del tapering, anche se credo che parlerà più dell'andamento dell'economia e della crescita del settore, della ripresa del settore dei dati dell'occupazione e del settore appunto immobiliare. Bene, bene, terremo monitorate questi dati che ci hai indicato, Francesco. Per quanto riguarda invece la situazione del nostro FTSE MIB, lo stiamo attenzionando da tempo, è su dei livelli davvero molto interessanti. Ora siamo su 26.568, è in lieve perdita, ma tra i listini europei è quello che nella giornata sta portando a casa il risultato migliore. Ma ne abbiamo parlato infatti, penso da giugno, che il cavallo sul quale avrei puntato almeno fino alla primavera del prossimo anno, se non di più, era sicuramente il nostro indice. È quello che non ha mai seguito, gli altri indici europei, in particolare il DAX, l'Eurostoxx, ed è quello che finalmente ha un cambio e una solidità di governo politica più che altro, che potrebbe d'altro canto far bene. Ricordiamo che poi il nostro indice è per lo più bancario, quindi avere Draghi al governo è come avere un bancario come Presidente del Consiglio, quindi farà di tutto per quantomeno anche per risolvere la questione della Montepaschi con l'acquisizione da parte dell'Unicredit, e questo porta appunto l'indice a continuare a salire. Ovvio che non vedremo questo andamento nell'economia reale, spero di sì, perché sai, sono un follower, un fautore di Draghi. Certo, 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 di questo ne parliamo effettivamente da quando abbiamo iniziato a collegarci, Francesco, e sì, si potrebbe effettivamente fare una connessione molto stretta tra questo nuovo corso del governo italiano e questa rinnovata energia che sta trovando anche la nostra borsa, quindi assolutamente forte e interessante questa sinergia, questo parallelismo che speriamo riesca a portare il nostro FTSE MIB su livelli che possiamo considerare nuovi per l'ultimo periodo, ma che non sono poi così nuovi, ecco, livelli sulla quale vorremmo diventare abitudinari su questi livelli. Per quanto riguarda Assolutamente, anzi invece... io Vai, vai, dimmi tutto, sì, Francesco. io tranquillizzerei anche tutti coloro che magari, ecco, avendo visto Draghi come Presidente del Consiglio, pensavano, ecco, è arrivato un altro salvatore delle banche, a fare gli interessi delle banche. Invece sta gestendo l'operazione Unicredit Montepaschi come da Presidente del Consiglio, quindi ovvio che cercherà e farà in modo di evitare, perché quello che sta facendo è cercare di evitare di intervenire
è stato nel salvataggio della Montepaschi, però quantomeno sta cercando anche di salvaguardare il settore bancario trainante del nostro indice soprattutto, e quindi sta operando sia da Stato sia per salvare un settore che a noi poi porterebbe realmente in default. Assolutamente, assolutamente, bisogna stare molto attenti e ecco, di default ne stiamo sentendo parlare troppo e in troppi versanti, quindi evitiamo di caderci noi stessi, Francesco. Invece volevo commentare con te il dollaro, un dollaro che in questo momento sta trovando nuova forza e è da ricondurre questa nuova forza del dollaro all'attesa del 3 novembre o ci sono altre motivazioni che spingono il dollaro verso l'alto? Ma il dollaro non ha mai smesso di correre, quindi era soltanto uno storno fisiologico perché l'attenzione era passata dagli Stati Uniti giusto per un attimo alla nostra Europa, ma come detto settimana scorsa ci saremmo concentrati sul caso Europa, inflazione Europa, un po' di asiatico con l'Evergrande, il dollaro ha approfittato per rifiatare e adesso ritocca agli Stati Uniti, quindi Fed ci si avvicina al 3 novembre, poi toccherà il tetto del debito pubblico, quindi un dollaro che si apprezzerà sicuramente nelle prossime sedute e poi vedremo ecco anche la questione del tetto del debito pubblico potrebbe iniziare ad essere, potrebbe rivelarsi la scusa per farlo rifiatare, dove mi aspetto, senza espormi troppo, che sarà la scusa appunto per far stornare tutto l'apprezzamento che ha avuto il dollaro in virtù scontando il tapering. È vero, un dollaro che effettivamente abbiamo visto ritracciare leggermente, ma torna ad essere molto forte. Ecco, Francesco, l'attesa della Fed, quindi settimana prossima sicuramente sarà un momento importante, ma per quanto riguarda invece appunto la prossima settimana, gli appuntamenti che dobbiamo tenere a mente, vogliamo ricordarli? Abbiamo sicuramente prossima settimana, se vedo bene il calendario, scusami, abbiamo i principali ordini durevoli, fondamentali sempre ai fini del caso inflazione. Anche qui dobbiamo comunque stare attenti perché è un'inflazione che nasce dalla domanda, non dall'offerta, quindi i principali ordini durevoli sono un dato fondamentale. Cosa intendo per causata dalla domanda e non dall'offerta? Perché questa inflazione nasce sì perché non aumentiamo l'offerta alle materie prime, ok, ma è dovuta soprattutto all'impennata della domanda post-Covid. Si può parlare di post-Covid, non lo so. Mi è piaciuta questa pausa di riflessione. Non lo so, Francesco, però di Speriamo di solito, sì. però dico una cosa, di solito tu prevedi cose e si avverano. Se tu dici post-Covid, io sono contenta. Tu dillo, di post-Covid. Questa però non è una previsione, è una speranza, È una dai. speranza, è una speranza, è una speranza. Va bene, sì, che sia quel che sia, basta che si avveri, Francesco. Assolutamente. E poi non abbiamo altri particolari dati, a parte sugli altri paesi, sicuramente il PIL tedesco e quindi un po' di Europa. Direi che è la settimana dove i volumi si abbasseranno, avremo un po' di direzionalità per il dollaro al rialzo, quindi mi aspetto un euro-dollaro o un po' laterale o che comunque possa tornare a ritracciare, a ritornare ad avere una tendenza più che altro ribassista, ma senza enormi scossoni nel valutario. Per quanto riguarda gli indici, ecco, mi aspetto l'avvio di un po' di lateralità in attesa poi del 3 novembre. Bene, benissimo Francesco. Dal punto di vista operativo, quindi, per dare un consiglio ai nostri telespettatori, sappiamo bene che l'operatività non è sincronizzata rispetto a quanto, come vi muovete voi nella giornata rispetto al nostro appuntamento pomeridiano, però dal punto di vista così indicativo su come posizionarsi sul mercato ci sono degli spunti da dare ai nostri telespettatori? Sì, assolutamente, perché
Da un lato, fortunatamente, l'altro ieri abbiamo parlato sfortunatamente. Allora, il Nasdaq è un'operazione che a noi è andata già a target, liquidata, però abbiamo adesso sui livelli che interessano a noi il Dow. Il Dow è l'unico che oggi appunto non è cresciuto, non si è apprezzato e cioè, non ha seguito il trend rialzista ed è su livelli interessanti dopo che rifiaterà. Penso oggi o domani, i livelli di ingresso comunque sono questi attuali, con uno stop da noi segnalato scusami, a 35.000, 35.004 e credo che 35.350 e credo che l'operazione long su questo indice sarà l'indice trainante per la prossima settimana. Bene, benissimo Francesco, grazie mille davvero per essere intervenuto con noi, per averci portato il tuo prezioso punto di vista e ti diamo appuntamento a settimana prossima per ulteriori aggiornamenti. Grazie a voi tutti, buona serata e buon lavoro. Buon lavoro a te Francesco, andiamo invece a vedere verso la chiusura quali sono i livelli dei nostri listini, partendo però questa volta dal comparto delle materie prime. Un oro sofferente, l'abbiamo definito così in questa giornata parlando della possibile corsa ai beni rifugio. Ecco, l'oro dopo i dati inflattivi così pesanti non ha visto il vigore che avrebbe dovuto vedere. Infatti oggi è sul livello 1780, una perdita dello 0,04%, quindi è possibile che che gli investitori non si spostino più verso questo bene rifugio, ma che stiano puntando ad altri asset per sopperire al periodo di incertezza verso il quale stiamo andando. Il rame perde il 3,34%, respira il rame dopo una forte corsa verso l'alto che ha iniziato ad arrestarsi intorno al 18 ottobre e continua quindi a sfiatare su questi alti livelli sulla quale si era posizionato il rame. Il petrolio continua a scendere in questa giornata, perde il 2,50%, la quota però rimane 81,43, quindi ancora al di sopra di quota 80. Il posizionamento anche a livello grafico sembra suggerire che per il petrolio questo sia un nuovo livello di supporto. Andiamo invece a vedere quello che sta accadendo sul valutario. Euro-dollaro 1,1642 con una perdita dello 0,05%, sterlina-dollaro perdita dello 0,08% con livello 1,38 e 12. Prese di profitto sui tassi di interesse, tasso di interesse Italia 10 anni 0,94, Italia 2 anni meno 0,42, Spagna 10 anni 0,53, Germania 10 anni 0,09, Gran Bretagna 10 anni 1,20. Anche il decennale USA trova vigore in questa giornata con 1,66. Facendo un riepilogo invece di quelli che sono i listini europei, vediamo una Germania con livello 15.488, una perdita dello 0,22%, UK invece 7.194, perde lo 0,40%, il CAC è a 6.691 con una perdita dello 0,22%, il FTSE MIB che poi commenteremo a breve in chiusura è ancora su 26.547, ora sta prendendo un po' di velocità verso il basso, ma comunque a livello grafico tiene ottimi livelli. Ora perde lo 0,14%, 26.541. IBEX invece a livello 8.949 perde lo 0,77%. Vediamo invece l'America come prosegue questo pomeriggio. L'S&P va a perdere lo 0,15%, quindi non riesce a tenere
l'impulso verso l'alto, l'impulso rialzista, ora 4.529. Il Dow Jones, dopo il nuovo record toccato ieri, è a meno 0,41%, ora a 35.463. L'unico che rimane positivo in questo momento è il Nasdaq con più 0,25% e il livello è 15.160. Per quanto riguarda invece il VIX, c'è un recupero dell'indice della paura, della volatilità, ora più 0,77% con livello 15,62. Vedremo sicuramente un vigore di volatilità verso la fine di questo mese di ottobre. Con novembre, con i primi di novembre inizierà un periodo davvero molto intenso. Probabilmente sarà proprio il 3 novembre la data di annuncio di inizio tapering e di conseguenza si vedranno forti movimenti sul mercato. E intanto, attendendo la chiusura di FTSE MIB, ricordiamo il dato macro principale di questa giornata, che è stato i sussidi di disoccupazione iniziali USA, che hanno deluso l'aspettativa, sono usciti più bassi rispetto anche al dato precedente. Questo è un buon segnale per il mercato del lavoro USA e per un recupero dell'economia americana. Sono le 17:30, andiamo a vedere come chiude il nostro FTSE MIB. Siamo a livello 26.528, da livello grafico è sicuramente una giornata comunque positiva per il FTSE MIB. In chiusura però eravamo in perdita dello 0,20%. Noi per oggi ci fermiamo, invece vi diamo appuntamento a domani mattina per avere ulteriori informazioni sul mercato.